Tutti conosciamo l'Italia come una penisola a forma di stivale posta nella parte meridionale del continente europeo. Sappiamo anche che ha le coste venete dal mar Mediterraneo e che confina nella parte settentrionale con Francia, Austria, Svizzera e Slovenia. È composta da ben 20 regioni, 5 a statuto speciale e 5 a statuto ordinario. Al suo interno sono presenti anche due micronazioni, totalmente indipendenti dallo Stato italiano e ovviamente anche dalla sua politica. Sto parlando della Città del Vaticano, che si trova nel cuore della capitale, a Roma, e della Repubblica di San Marino, che si trova nella parte nord-orientale del paese, tra l'Emilia-Romagna e le Marche. Ma se vi dicessi che per un periodo l'Italia, in un passato non molto lontano, ha avuto modo di confinare con una terza micronazione? Il fondatore, nonché unico presidente dello Stato di cui vi ho accennato prima, fu Giorgio Rosa, classe 1925, originario di Bologna, laureatosi in ingegneria meccanica nel 1950. L'idea di realizzare una nazione totalmente dipendente dallo Stato italiano gli passò per la testa quando, nei primi anni 60, a Bologna, mentre stava lavorando come ingegnere, si scontrò contro lo scoglio della burocrazia che lui giudicava totalmente ottusa. Il signor Rosa decise allora di giocare d'astuzia e così, nel 1958, ideò un progetto. Il progetto consisteva nella realizzazione di una piattaforma sorretta dai tubi d'acciaio. Dunque il suo intento era quello di creare un'isola artificiale nel mare. Ma quale fu la furbata? La furbata fu che lui praticamente realizzò questa piattaforma a 500 metri dalle acque territoriali italiane, da 12 km,600 metri dalla costa dei Rimini. Pertanto, nessuna nazione, tantomeno lo Stato italiano, poteva esercitare i propri poteri giuridici. Nel 1964 ebbero inizio i lavori, che però procedero a rilento a causa delle condizioni climatiche avverse. Però, il 1 maggio del 1968, finalmente Giorgio Rosa poté vedere realizzato il suo sogno. Infatti, la sua piattaforma venne nominata Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. Come una qualsiasi nazione indipendente che si rispetti, anche l'Isola delle Rose ebbe un governo, suddiviso in vari dipartimenti, poi una lingua, l'esperanto, uno stemma, composto da 3 rose rosse poste al centro, ed infine una moneta che veniva chiamata Mil. Il Mil aveva lo stesso valore della lira dell'epoca. Inizialmente quest'isola non destò grandi preoccupazioni, infatti addirittura vennero organizzati dei viaggi turistici per offrire a tutte le persone vicino a Rimini di raggiungere quest'isola e poterla visitare. Difatti, si creò un vero e proprio business che però venne fermato. Infatti la libertà di Giorgio Rosa fu troncata il 25 giugno del 1968, esattamente 55 giorni dopo l'indipendenza della sua isola. Infatti lo Stato italiano proclamò l'embargo ed occupò militarmente la piattaforma. Si trattò del primo caso di guerra in cui l'Italia attaccò dopo il 1945. Infatti, ufficialmente lo Stato italiano andò contro la Repubblica Esperantista delle Rose. Invani però furono i tentativi da parte di Giorgio Rosa di instaurare rapporti diplomatici con il governo italiano, perché furono respinti ed ignorati. Passò soltanto qualche mese ed arrivarono le navi della Marina Militare con a bordo gli artificieri, che erano intenzionati a far esplodere tutta l'isola delle Rose. Ma, nonostante ci riuscirono, ci vollero ben 2 tentativi e con enormi quantità di esplosivo, dato che questa struttura venne realizzata davvero molto bene. Giorgio Rosa si spense il 2 marzo 2017 nella sua città natale, ovvero a Bologna. E non capisco sinceramente per quale motivo non viene mai menzionato nei libri di storia che ci fanno studiare a scuola. Ma purtroppo questo non dipende da me. Insomma, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi a questo canale, a lasciare un mi piace per supportarmi alla creazione di nuovi video. In più, se volete farvi i fatti miei sulla mia vita privata, vi lascio anche il link in descrizione per potermi seguire su Instagram. E allora ci vedremo al prossimo video e buona serata se avete visto questo video di sera e buon giorno se avete visto di giorno. Arrivederci!